Ciao amici, oggi andremo a creare degli orecchini insieme. Se mi piaceranno li metterò sull'eShop, se non mi piaceranno sarà un allenamento e un divertimento in più. Detto questo, saranno in argilla polimerica, quindi adesso andiamo a vedere bene il materiale. Ho avuto l'ispirazione stanotte, quindi speriamo bene. Vediamo il materiale di cui abbiamo bisogno. Allora, argilla di colore bianco perché lavorerò con i colori, quindi bianco o anche traslucente. In questo caso però ho preferito il bianco perché sarà un po' più potente il colore quando indurisce. Poi a seconda delle tonalità che andremo a fare io ho scelto di farne 3 versioni, quindi uno blu, uno verde e uno sul rosso rosa. Di conseguenza avremo bisogno di un colore un po' più chiaro di queste varianti. Almeno 3 colori della variante che facciamo, in questo caso io ho 3 verdi, poi ho anche 3 rossi rosa e 3 blu. Poi abbiamo bisogno delle forme, io queste le ho fatte con la stampante 3D, quindi gli orecchini verranno così praticamente. La macchina della pasta che non posso farvi vedere ora, o altrimenti potete farlo anche a mano, e ovviamente i nostri strumentini per lavorare l'argilla. Un'altra cosa che in questo caso io uso, però voi potete cambiare a seconda di quello che avete, è o un pezzo di carta / una spugna, uno di questi. In questo caso io ho scelto questo perché vedrete l'effetto dopo, ma è quello che volevo dare io, e direi basta, possiamo iniziare. Allora, per prima cosa andiamo ad ammorbidire il nostro fimo bianco. Ovviamente il bianco finisce sempre sporco, è incredibile, non importa quanto uno pulisce lo studio, le mani, gli strumenti prima, finirà sempre sporco. Una volta condizionato lo vado a passare nella macchina della pasta. Ed ecco qua il nostro risultato. Adesso vado a pulirlo. Ok, fatto questo io lo andrò già a dividere a quadratini, quindi diciamo che se me ne servono 2 più o meno lo dividerò in questa maniera qua. Una volta divisa prendiamo un pennello, i nostri colori, che prima non vi ho detto sono colori alcolici in questo caso. Magari partirei dal più scuro, sì. Andiamo proprio solo a bagnare la punta del pennello, proprio poco. Un'altra cosa importante che non ho fatto è di coprire gli altri colori, perché sicuramente andranno a macchiarsi. E andiamo a fare come delle righette molto mal fatte sul nostro fimo bianco. Dopodiché cambiamo colore, diamo una pulita al pennello. Ok, poi il prossimo colore. Fatelo sempre un po' prima da parte, in modo che se è tanto carico potrà essere una parte che poi andiamo a togliere. Proprio un po', ecco, così. Lascio appositamente delle parti bianche comunque, perché voglio che lo sfondo bianco rimanga nella creazione. Per fortuna i colori alcolici di solito si asciugano molto rapidamente, quindi vedete non dovete neanche aspettare molto, insomma. Questo sicuramente è un bene.
E poi l'ultimo colore, che è quello più chiaro, quindi lo mettiamo un po' più sopra. Vediamo, sì. Ok. E andiamo a spennellare anche questo. Questo, anche se rimane un po' più carico, essendo quello un po' più a, chiamiamolo così, evidenziatore, quindi quello che dà un po' più di contrasto alla nostra creazione, non è un male. Come vedete dà proprio un effetto alla cavolo di cane. Scusate il termine, ma direi che il risultato è proprio questo. Fatto questo, è una vostra scelta se aggiungere un po' di foglia oro. Ci avevo pensato in realtà, ma alla fine ho detto sì, cambio di idea, vado a prendere la foglia oro, ci aggiungiamo pure questa. Ma sapete che alla fine ho detto no, alla fine no, invece sì, sì, la voglio la foglia oro, sì. Eccola qua, io ho in questo caso questo barattolo, ma la trovate anche in fogli, letteralmente. E andiamo sempre a prendere dei pezzettini piccolissimo e li buttiamo sopra, poi li sistemiamo dopo. Genio. Ok. Ne andiamo anche a questi a mettere abbastanza a caso. Diciamo che ormai fare le cose a caso è la mia nuova strategia, ma di solito mi escono bene, quindi non mi lamento. Dopodiché le andiamo a schiacciare un po' girando, ecco, proprio da fare un effetto alla cavolo di cane numero 2, però mi raccomando non schiacciatele in modo da rovinare la cosa di argilla, ma andate a schiacciarle in modo che siano bene attaccate, questo è importante. Direi che ci siamo, sicuramente mi piace molto di più, poi la foglia oro dà anche in questo caso sempre un misto di eleganza anche laddove non c'è, perché questo è fatto proprio a... ho voluto fare degli orecchini stile moderno, quindi sicuramente non eleganti ma molto color, ok? Ok, fatto questo direi che andiamo a prendere le nostre forme, non la parte superiore dell'orecchino ma la parte inferiore, e andiamo, ovviamente guardate sempre prima di tagliarli che sia una parte che vi piace molto. Ok, e poi l'altra parte, in questo caso ne uso due perché sono simmetrici, quindi ok, andiamo a togliere il bordo e questo è il nostro scartino. Ora vado a fare la stessa cosa con gli altri colori. La carta normalmente, che vi ho detto all'inizio, una spugna, una carta serve perché se vi dovesse scendere troppo colore, qualsiasi cosa, ora mi è andata bene, però potete semplicemente tamponare un po' e va a togliervene un po' in modo da lasciare questo effetto sfumatura che spero che con questa luce si veda bene, ma penso, sembra proprio di sì. Ok, adesso ovviamente si lava bene il pennello perché si cambia il colore. Ok, l'effetto inizia a piacermi molto, spero anche a voi. Adesso facciamo il blu e poi vado a mettere tutto in frigo, perché così riesco a staccarli meglio senza che, essendo molto fini, si rompano. Ci rivediamo per il passaggio successivo. Ora andiamo a prendere un colore che abbiamo scelto di abbinare e facciamo il dietro, perché saranno un po' più spessi, e il sopra. Prima di tutto ne prendiamo un pezzo e lo condizioniamo.
Una volta ottenuto questo, dietro che sia ben pulito perché sarà la parte dietro appunto degli orecchini, andiamo a sovrapporre i nostri orecchini. Io li stacco dalla vecchia piastrella con questo, anche se non sono precisissimi, non preoccupatevi, ma una volta che si staccano dritti, E poi andiamo a rifare le forme sopra che avevamo fatto prima. Dovete, mi raccomando, andare bene sopra rispetto all'orecchino, perché sennò viene un casino. A me sono rimasti agganciati, ma non è un problema, li andiamo poi a togliere. Sui bordi neanche non preoccupatevi, perché andiamo poi a limarli ovviamente prima dell'assemblaggio. Così i nostri orecchini finalmente hanno un po' di spessore, quindi sono anche più carini, e poi volutamente di fianco riprendono il colore della nostra pittura, quindi è come se fossero proprio un po' a strati. Nel caso in cui non li voleste a strati, si può fare anche semplicemente col bianco e poi dare una spennellata anche poi sul fianco del nostro orecchino. Io li preferisco così per le creazioni che devo fare oggi. L'altra cosa che vado a fare, controllo che qui me ne stiano 2, e infatti ci stanno yuhu. Vado ad applicare la nostra retina. Anche se sono indeciso, retina o pennellata? Ho avuto l'idea. Vado a mettere il colore più scuro, semplicemente proprio un casino del genere, in modo da lasciare il rosa sotto. Comunque, cioè non vado a coprirli meno ancora rispetto a quanto avevo coperto gli orecchini prima. Lasciamo asciugare un attimo e andiamo poi di conseguenza a applicare il nostro retino. Andiamo a prendere l'oro. Il bello di creare con voi è che mi vengono le idee mentre faccio il video, anziché dire facciamo così, facciamo cosà. Normalmente invece sono molto più... provo a fare più tipi di orecchini, più tipi di forme, più tipi di colori, di applicazioni. Oggi invece è così. Grande Cri, ottimo. E andiamo ad applicarlo. Attenzione a non mettere troppo colore per non andare poi, o comunque di aver messo bene la nostra retina. È tutta la mattina che penso come si chiamano queste e non mi viene più in mente. Ecco, oh sì, è proprio quello che volevo. Bello, mi piace. Ovviamente si poteva fare poi con l'oro anche questo, ma io qua ho voluto mettere proprio foglia oro. Qua ho voluto farlo con forme per staccare un po' di per sé dall'orecchino, non farlo proprio uguale. E ora andiamo a scegliere quello che ci piace di più. Abbiamo anche il top dei nostri orecchini. Come vedete io ho scelto di fare il top un po' più scuro rispetto all'orecchino. Lì ovviamente è perché è il design che mi sono immaginato dei miei orecchini, ma sappiate che si può fare in 3000 miliardi di modi differenti. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con gli altri due colori. Una volta fatto tutto andiamo a cuocerli. Ecco qua i nostri amichetti cotti, dovrebbero essere a posto. Io ovviamente dietro, visto che non mi piaceva tinta unita, sono andato all'ultimo ancora a mettergli un po' di oro che riprende questo motivo qua, anche se poi l'orecchino verrà così. Questo passaggio è facoltativo, a me piace metterlo perché dà più resistenza e più lucidatura alla creazione, perché ovviamente queste creazioni noi non potremo poi andarle a levigare sopra e sotto essendo pitturate, ma solo di fianco. Quindi vado a mettere uno strato di resina UV su tutti gli strati.
Una volta fatto ho deciso di fare anche il bordino oro perché mi sembrava un po' più elegante, un po' più carino, e dietro l'ho anche resinato con la resina UV. Questo è il sopra, quindi adesso vado a fare i buchi e vado a montarlo, vediamo dopo il risultato. Ed ecco qua i nostri orecchini finiti, devo ancora montare gli altri, ma volevo finire di fare il video per farveli vedere. Quindi questo è l'orecchino, con il dietro, ovviamente vabbè il gancetto, però è anche molto bello da dietro perché riprende il motivo davanti, quindi essendo un po' a penzoloni, quando uno cammina si muove ed è bello sia davanti che dietro, mi piace. Spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti, ci tengo tantissimo. Verrà poi così, una volta montato, praticamente come questi, con il dietro. Ma si può fare di qualsiasi colore, quindi fatemi sapere se vi piacciono, se vi sono piaciuti, se proverete a farli o se per caso volete ordinarli. Ovviamente farò tutta la confezione carina. In quel caso potete scrivermi direttamente su Instagram, tanto qui nell'info box ci sono tutte le informazioni anche per vedere altre cose che io e Ele creiamo insieme. Alla prossima, quindi vi mando un grosso abbraccio, ciao da Cri!